Buongiorno amici del canale. Oggi ho recuperato questo mobilone, era in una casolare piemontese dismesso, nessuno ci abitava da tanti anni. Purtroppo non era in uno stato, diciamo, utilizzabile, non era assolutamente utilizzabile per un restyling e per essere messo in una casa. L'abbiamo purtroppo dovuto lavare veramente a fondo, anche se è legno grezzo. Sì, perché io vi dico sempre che il legno grezzo non va bagnato. Invece era talmente di sgradevole odore, era talmente sporco che ho assolutamente dovuto disinfettare e sanificare anche se era legno grezzo. Per questo motivo mi sono preoccupata di fare un lavaggio accurato con ABA, quindi ammoniaca, bicarbonato, acqua calda, più volte, e ho sciacquato veramente molto bene. Ho però fatto questo passaggio veramente in modo veloce, quindi in una giornata ieri, quindi una giornata molto secca, molto asciutta, dove appena finito di lavare è asciugato nel giro di veramente mezz'ora. Dopo aver sciacquato bene con ABA ho fatto un approfondito passaggio con il mio Liberty. Vi ricordate Liberty? È il profumo per appunto far profumare per tantissimi anni l'interno dei mobili. Mi raccomando, ricordate sempre, si deve diluire un tappino in un cucchiaio di sale o bicarbonato e poi in un litro di acqua calda, si passa sulla superficie. Se poi la dovete colorare la superficie, magari prima di colorarla la sciacquate. Se invece, come in questo caso, la superficie interna non la colorerete, io la lascerò in legno grezzo, potete anche lasciarlo sulla superficie, sarà ancora più profumato. È importante ricordare che questi vecchi mobili purtroppo spesso hanno questi odori, un po' perché sono stati dentro delle case chiuse, un po' perché sono stati trattati molto male. È importante prima sanificare, quindi detergere bene la superficie, togliere la grassezza, ma togliere anche appunto germi, batteri, tutto quello che si annida negli angoli. Dopodiché si va direttamente a profumare, ok? Guardatelo dentro, è bellissimo. È tutto in legno grezzo, anche le assi sono leggermente imbarcate, sono state fatte in casa da qualcuno che non era probabilmente un falegname esperto. L'esterno sì, invece, l'esterno si vede proprio il taglio che è fatto da un artigiano esperto di almeno 100 anni fa. Quindi l'interno e le mensole, anche se sono magari macchiate con qualcosa, io le voglio tenere perché voglio conservare tutti i difetti del passato. Sono quelli che daranno proprio il sapore al restyling. Sulle mensolone però, siccome è un mobile che metterò nel mio negozio per appunto accogliere dei prodotti Magic Paint, ho piacere che sia protetto, in modo che sia anche lavabile, spolverabile. Quindi sulle mensole del legno grezzo passerò direttamente il protettivo satinato sempre diluito. Questo lo faremo più tardi. Invece tutto l'interno e il laterale non lo colorerò. Guardate ora che bello da vicino il legno. Purtroppo, come qua, in alcuni punti hanno carteggiato in senso opposto alla vena. Come vedete, la vena si snoda in questo verso, invece qua hanno carteggiato nel verso contrario. È quello che vi dico sempre: attenzione quando carteggiate, è una cosa molto brutta vedere i segni, perché questo rovina il legno. Quando sento sui social che dite prima una carteggiatina la do sempre così aggrappa ancora meglio, è una cosa sbagliatissima, perché se non si è capaci a carteggiare si fa questo. E un domani potete anche togliere la vernice per portare di nuovo il legno grezzo al vivo, ma se avete questo sarà veramente dura, perché dovete di nuovo prendere carta vetro e ricarteggiare nel senso della vena. Bisogna essere capaci. È meglio avere un buon prodotto che aggrappa su tutto piuttosto che graffiare e rovinare la superficie, ok? Qua io ovviamente voglio fare un qualche cosa che faccia veramente tanto risaltare il legno. Non voglio assolutamente coprire queste venature, quindi userò Magic Paint molto diluita per fare un lavaggio di colore che tinga il legno. Dopodiché con la carta vetro lo toglierò in eccesso e tirerò fuori tutta la vena delicata di questo legno bellissimo. Utilizzerò un colore fantastico, il mio Royal Green. Voglio che questo mobile sia proprio una canzone al passato, una canzone alla natura. E guardate quanto è bello. È un verde intenso, cremoso, ed è uno dei colori Magic Paint più coprenti. Infatti anche super diluito, anche diluito del 120%, sarà talmente coprente che questo poco prodotto che ho qua all'interno, meno di 250 grammi, mi basteranno per fare tutto il mobile. Quindi ricordate sempre, non c'è una regola sulla coprenza, tutti i colori coprono in modo differente, ma dipende anche cosa coprite e che tecnica mettete in atto. In questo caso appunto laverò il legno che assorbirà e mi renderà questo mobile fantastico. Ovviamente la tecnica del lavaggio può essere utilizzata solo sulla superficie porosa che beve, ok? Quindi se avete un legno lucido non lo potete fare. Prima lo dovete scartavetrare, sverniciare,
dovete trovare il legno grezzo, come in questo caso io, questa grandissima fortuna. Dopo il legno grezzo si può fare questa tecnica di oggi, quindi il lavaggio tingente. Partiamo. Ho caricato il mio mobilone in modo da lavorare meglio. Ricordate sempre che è meglio non far fatica, bisogna lavorare comodi per fare un bel restyling. Ora vi faccio vedere quanto diluisco il mio Royal Green per fare questo lavaggio. L'ho ovviamente aperto per tempo e girato molto molto bene, importantissimo. È importante ancora di più girare bene quando si fanno i lavaggi di colore, perché ovviamente l'acqua tende a far separare la pittura. Ho la mia caraffina e ne metto tanta acqua, più del 40%. Voglio proprio una soluzione molto liquida. Guardate. Ovviamente mettendo acqua alleggerirò leggermente il colore, ma non importa. La tonalità di base rimarrà quella, sarà semplicemente leggermente più chiara. È importante quando si fa il lavaggio di colore ovviamente cercare di fare abbastanza composto per fare tutta la superficie, o altrimenti vi pesate l'acqua, ok? È proprio liquido, guardate. È proprio un lavaggio. Si chiama lavaggio perché lava la superficie con un colore molto diluito. Ricordate, cambia dal lavaggio che si fa per anticare, cioè il lavaggio steso su un colore in contrapposizione, perché è un pochettino più denso, non bisogna diluire così tanto quando si fa il lavaggio anticante. In questo caso invece è meglio più liquido, così viene assorbito ancora meglio dalla superficie. Dopo aver girato benissimo, vi prendete un bel pennellone. Il mio Black King è perfetto, ha le setole belle lunghe, è tozzo, è perfetto per stendere bene la vernice su tutta la superficie non facendo fatica. Partiamo? Mi raccomando, quando stendete il lavaggio è importante sempre fare delle belle pennellate coprenti, lunghe, che non lasciano segni. È molto importante, come in questo caso, vedete, io riempio tutta la superficie in questo modo fino al fondo. Ecco qua. Questo è quello che ci serve e che ci basta. Non faremo una seconda mano, ma soprattutto sarà talmente bello una volta carteggiato che con pochissimi soldini, con pochissimo prodotto avremo un risultato pazzesco. Ora mi diverto e coloro tutta la superficie.
Ho rimesso il mobile in piedi e ho finito di fare tutti i dettagli, le bordure, le parti in alto e le parti laterali. Tutto quello che è fuori, che si vede da fuori, deve essere completamente fatto, tutto l'interno no. Voglio che sia proprio questo contrasto che sia molto molto evidente. L'interno grezzo, il fuori colorato, ok? Se vi può servire, aiutatevi con un pennello un pochettino più piccolo, ok? Per essere più precise. Ora lascio asciugare bene tutto quanto. È importante, prima di partire a carteggiare, che non ci sia più questo effetto maculato. Ovviamente dove è maculato è perché c'è ancora molta pittura da assorbire, il legno non è ancora asciugata, non è ancora assorbita e quindi c'è questo effetto maculato. Quando sarà tutto quanto della stessa tonalità e quando metterete la mano e sarà bello secco e asciutto, partiamo con la seconda parte della lavorazione, quindi il décapé molto forzato dalla mia levigatrice. È arrivata l'ora di carteggiare. Una buona levigatrice, ricordatevelo. Sotto ho messo una carta 150, pennello per togliere la polvere, una mascherina per non respirare. Seguite sempre la parte lunga del legno, la venatura. E mi raccomando, se avete le impostazioni di motore, quindi più veloce o più lento, regolatele in base alle vostre capacità. Ho rimesso il mobile in piedi e dopo una bella spolverata passo un panno in microfibra strizzatissimo, solo con acqua ovviamente. Guardate le venature. Quando si dice che il colore copre il legno è una bugia, perché guardate che meraviglia. Il legno qua viene esaltato, non coperto. Questo colore è proprio perfetto per questo mobile. Ho pulito tutta la superficie, adesso farò i buchini prima di proteggere per mettere le mie maniglie. Ho deciso di bucare questo lato per mettere due belle maniglie che aprono in questo senso. Ho già fatto i segnettini e ovviamente cercherò di farli il più possibile precisi. Per proteggere in questo caso ho deciso di utilizzare l'olio jasmine. Ricordate che per proteggere potete utilizzare l'olio, la cera o il protettivo. Ok, il protettivo esiste lucido e satinato. Non avrò una grandissima usura nella parte esterna, anzi voglio proprio che siano ancora più esaltate le venature del legno che ho appunto carteggiato. Con l'olio ci riuscirò. Ciotolina, un bel pennello che riservate solo all'olio e alla cera e l'olio. Oltre che a essere molto protettivo è anche profumatissimo ed esalterà tantissimo le venature. L'olio jasmine, anche se è leggermente ambrato, non va a tingere, tonalizza, quindi scalda la superficie leggermente.
Guardate come stanno bene queste maniglie, in perfetto stile country chic. Riassumiamo tutto? Avevo un bellissimo mobile grezzo, l'ho lavato bene con ABA più volte. Il legno non dovrebbe assorbire troppa acqua, ma era talmente messo male in un posto abbandonato che non potevano disinfettarlo e non lavarlo bene. Quindi sono stata obbligata a lavarlo molto bene, sciacquarlo, e poi l'interno l'ho anche profumato con il mio Liberty. Ricordate, un po' di Liberty, un cucchiaio di sale, si scioglie tutto quanto in 1 litro d'acqua. Dopodiché ho preso il mio Royal Green, l'ho diluito tantissimo, addirittura al 150%, e l'ho passato su tutta la superficie. Ho fatto questo lavaggio di colore, molto bello, molto tingente. Dopodiché carta vetro 150 come grana e una buona levigatrice. Ho passato tutta la superficie, ho fatto di nuovo uscire fuori la venatura del legno. Dopodiché ho spolverato, ho passato un panno in microfibra umido, ho tolto tutte le imperfezioni della polvere, ho passato l'olio jasmine e ho messo queste bellissime maniglie. L'olio jasmine, ricordatevi, ha una goccina di silicone e rende tutta la superficie, oltre che protetta, anche luminosa. È fantastico. Spero vi sia piaciuto. Al prossimo restyling. Ciao!